Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Oggi parliamo della lavazza Tini e andiamo anche a confrontarla con la lavazza Jolie. Questo video mi è stato richiesto da voi perché veramente in tanti siete interessati alla piccola di lavazza, la più piccola e più economica, che è la lavazza Tini. È veramente una di quelle macchine che costa meno sul mercato e per questo è anche un po' il punto di accesso per chi vuole entrare nel mondo delle macchinette di caffè monoporzionato e sicuramente ha tanti aspetti positivi che vi andrò a elencare, però alla fine vi racconterò anche quali sono i difetti di questa macchina. Andiamo a fare un unboxing. All'interno della scatola troviamo una confezione con 9 capsule da assaggiare, originale lavazza, manuale di istruzioni e la macchina del caffè. Il primo confronto che nasce facile è il confronto con la Jolie, che è un po' la sorellina della Tini. C'è una differenza di prezzo di circa 10 euro in più che costa la Jolie e sono macchine molto simili ma in realtà anche molto diverse. La prima differenza che notiamo, al di là del design che chiunque può preferire l'uno o l'altro, è che la Tini ha un cassettino di inserimento capsula manuale che fa quindi erogare un caffè e poi va rimossa la capsula manualmente. Invece la Jolie diciamo che imita il mondo Nespresso con un inserimento dall'alto della capsula, una pressione con la manopola e fa sì che la capsula esausta, quando si va a riaprire dopo l'erogazione del caffè, fa cadere nel cassetto. Il cassetto è abbastanza piccolo, contiene circa 6-8 capsule esauste e quindi va svuotato. Da una parte questo può sembrare un sistema più comodo, però è pur vero che si riempie spesso e bisogna stare attenti a non far incastrare le capsule esauste. La grande differenza tra queste due macchine, al di là dei 10 euro, è anche la differenza nella pompa. La pompa della Jolie è di 10 bar, la pompa della Tini è di 15 bar. Io già vi dico che tra le due tendo a preferire la Tini perché costa un po' di meno, non do un gran valore a questo sistema con la manopola e anche il discorso di avere una pompa più potente permette al caffè di essere migliore. Sul discorso pompa non voglio dire che i bar siano quelli che identificano un caffè migliore tra l'altro, perché i 19 bar della pompa Nespresso non sono di per sé il certificato del caffè con la Nespresso venga migliore, ma sono semplicemente una caratteristica che poi dipende dalla tipologia di macchina. Nespresso ha bisogno di una pompa con più bar per erogare un buon caffè. Comunque tra le due, a parità di sistema, io consiglio la Tini. Passiamo ora alle dimensioni di questa Tini. Come potete vedere, la Tini è una macchina piccolissima, è larga solo 9 cm, è alta circa 25 e profonda 30. Sicuramente troverà spazio in qualsiasi cucina perché è veramente molto piccola. Come sapete, le dimensioni delle macchine contraddistinguono già un po' qual è la loro finalità dell'utilizzo. Questa Tini è sicuramente pensata per un utilizzo prettamente casalingo. Il serbatoio è di 750 ml, assorbe 1450 watt e sono veramente tantissimi, quasi un valore record. Questo, come però sapete, porta anche dei pro, che sono la velocità con cui la macchina da spegnimento a essere pronta per il primo caffè ci mette veramente pochi secondi e andremo adesso a provarlo. Premendo l'unico tasto, la macchina si accende, inizia a lampeggiare, smetterà di lampeggiare quando la macchina è pronta a temperatura per erogare il primo caffè. Vedremo quanti secondi ci mette. Ci ha messo veramente pochissimi secondi, 20 secondi circa contro addirittura 25 dichiarati alla casa. È una di quelle macchine che veramente si può spegnere sempre perché farla tornare pronta ci vuole veramente un secondo. Tra l'altro ha l'autospegnimento a 9 minuti, quindi anche se la si dimentica accesa la troverete spenta perché ha l'autospegnimento. Come sempre questo per chi fa tanti caffè può essere un difetto perché uno la trova sempre spenta e quindi non riesce a fare quei caffè di seguito che spesso capita in un ufficio sia una necessità. Adesso come sempre andremo a sperimentare le temperature di erogazione del caffè provando un primo caffè a macchina fredda, quindi tutte le componenti della macchina sono fredde, aspettiamo che arrivi a temperatura ed eroghiamo il primo caffè e monitoriamo la temperatura. Come sapete, il secondo caffè consecutivo, una volta che l'acqua è già passata all'interno di tutti i meccanismi all'interno della macchina, troverà un corpo macchina caldo e quindi la erogazione è sicuramente sempre più calda. Andiamo a fare una prova. La temperatura di questo primo caffè è stata di 45 gradi, un valore abbastanza basso. Se andate a vedere le altre recensioni che ho fatto, come quella della Frog o della DD, hanno raggiunto valori di temperatura in un primo caffè decisamente più elevati. Ok, andiamo a erogare un secondo caffè a macchina calda e monitorare la temperatura di questo secondo caffè.
Perfetto, la seconda temperatura è stata di 62 gradi. Se andate a vedere gli altri video e le altre recensioni delle altre macchinette che ho fatto, oggettivamente 62 è un valore un po' basso. Alcune macchinette hanno erogato tranquillamente a 70 gradi e 8 gradi di differenza si sentono, quindi chi ama il caffè particolarmente bollente forse non è questa la macchina che mi sento di consigliare. Bene, passiamo ora al test come sempre della tazza da cappuccino. Come potete vedere siamo lì, rimane un po' inclinata e siamo quasi al limite, quindi è una macchina che può ospitare una tazza cappuccino se non è troppo alta, quindi supera il test un po' al limite, state attenti e potrebbe cadervi, però insomma si adatta anche per una tazza cappuccino un po' più grande. Come sempre non andate sui mag alti perché quelli sicuramente non c'entreranno. Parliamo un attimo del funzionamento in generale di questa macchina. Come abbiamo visto, l'erogazione del caffè è manuale. Anche l'inserimento e la rimozione della capsula è manuale e ci sono dei magneti che fanno aderire bene al suo posto la slitta del portacapsule. È un sistema che io trovo accettabile. In realtà questi magneti non rilasciano la capsula subito dopo l'erogazione di un caffè, perché la macchina sta compiendo un'operazione di depressurizzazione in cui può svuotare la pressione che ha generato all'interno del corpo macchine all'interno della vaschetta di scarico delle acque grigie, quindi in questa fase non permette la rimozione di questa slitta portacapsule. Questo di per sé, se si fa pochi caffè o un caffè, non è un difetto, ma se si ha bisogno subito di rifare un altro caffè, questo è un impedimento che porta comunque una certa perdita di tempo, e quindi torniamo al discorso precedente, cioè non è una macchina pensata per un utilizzo di più caffè consecutivi, un utilizzo come quello che ci può essere in una famiglia numerosa oppure in un ufficio. Il sistema lavazza a modo mio invece è un sistema con delle capsule abbastanza grandi che permettono di ospitare i famosi 7 grammi tipici dell'espresso all'italiana. Quindi come potete vedere è una capsula sicuramente grande rispetto alla Nespresso, che contiene solo 5 grammi, e in più Lavazza ha voluto rispettare questa tradizione dell'espresso all'italiana, anche quello bar, che dice che appunto un caffè va fatto con 7 grammi di polvere di caffè. Ok, passiamo ora alla pulizia. Questa macchina ha una prima vaschetta che raccoglie le acque grigie, diciamo, di scarico, più una seconda vaschetta, tra l'altro abbastanza scomoda da accederci, dove spurga dell'acqua che non è stata erogata una volta che andate in pressione al gruppo, eroga il caffè, ma quella che non eroga la svuota in questo serbatoio di sfiato. La Tini la eredita dalla Minugro, che è un cassetto simile, anzi probabilmente più piccolo, ancora più scomodo da rimuovere, però come vedete si sta sporcando tutto, è un po', sono tutti piccoli e veramente non è troppo comodo pulire questa macchina. L'unica altra pulizia che si può fare è appunto quello di rimuovere la capsula, e questa componente si può lavare anche in lavastoviglie, però poco altro si può fare. Al massimo si può pulire con uno spazzolino di quelli da denti questa parte, ma purtroppo tutto il resto della macchina è inaccessibile. Quindi al contrario di alcune macchine a cialde che avete visto nelle altre recensioni, che si può montare il gruppo pesta cialda e si può fare una pulizia più approfondita, qui ci potremo limitare a pulire questa componente e, come dicevo, con uno spazzolino da denti possiamo pulire, o un piccolo scopetto da cucina, possiamo pulire solo questa parte. Purtroppo tutto il resto non si può pulire. Questo fa un po' parte della filosofia di queste macchine, anche le Nespresso, e così come le Lavazza a modo mio, così le Dolce Gusto, sono fatte per essere le macchine che vediamo un po' blindate, perché non si può fare una vera e propria manutenzione, per non perdere la garanzia non possono essere neanche aperte, quindi tutte quelle pulizie approfondite magari su macchine a cialde si possono fare, su queste sono assolutamente vietate. Tra l'altro, se parliamo proprio della manutenzione, sicuramente le macchine a cialde sono fatte per essere mantenute, quindi si possono aprire, si possono pulire le componenti, si possono cambiare dei pezzi. Invece aprendo questa macchina potreste rendervi conto di quanto invece sia stato fatto tutto blindato, come dicevo prima, perché solo il centro assistenza autorizzato può effettuare delle operazioni. Data questa complessità nello smontarla e nel mantenerla, è ovvio che questa risulta quasi una macchina usa e getta. Una volta che ci sono delle componenti da sostituire oppure deteriorate, probabilmente si farà prima a comprarne una nuova piuttosto che sostituirla, dato che il costo appunto per aprirla, smontarla e sostituire i pezzi sarà, quindi farà risultare non conveniente ripararla piuttosto che sostituirla. Sono quindi quella tipologia di macchine che io chiamo un po' usa e getta, quindi nei 2 anni di garanzia funzionano e comunque possono essere mandate in assistenza, ma oltre 2 anni in caso di rottura vanno sostituite. È un discorso diverso alle macchine a cialde, che vi rimando però sempre a vedere la recensione della macchina a cialde come la Frog oppure la DD, oppure le altre recensioni che ho fatto. Le macchine a cialde invece nascono per durare nel tempo e tutte le componenti possono essere sostituite. Se vogliamo metterci un piccolo difetto di questa macchina, se voi potete sentire il rumore che in questo momento io sento, effettua dei piccoli sfiati, ma è un rumore che appartiene sia alla Tini ma anche ad altre macchine, anche a cialde.
Ok, proprio per questo discorso della manutenzione è difficile da fare, io vi rimando sempre al video che ho fatto sulla decalcificazione, perché questa macchina, forse più di altre, ha bisogno della decalcificazione, proprio perché dicevo non si può riparare, quindi una decalcificazione ogni mese va fatta. Vi rimando a quel video che cerco di spiegare come va fatta, perché vi ripeto è difficile da aprire, e comunque aprirla e revisionarla ha dei costi e probabilmente si fa prima, come dicevo, a comprarla nuova. Ma passiamo adesso alle conclusioni. Innanzitutto partiamo dai difetti. Come dicevo, non mi piace tutti questi piccoli serbatoi di acque grigie, che sono addirittura 2, perché sono piccoli, si riempiono presto, non mi fanno impazzire la comodità con cui si svuotano, e odio di questa macchina assolutamente questo sistema che non permette l'estrazione della capsula. Una volta erogato il caffè bisogna aspettare, decide lei quando rilasciare il cassettino per poter fare un secondo caffè. Tra l'altro vi ricordo sempre, rimuovete la capsula dopo aver fatto il caffè, altrimenti andrete a danneggiare la guarnizione, perché la capsula seccandosi rimarrà attaccata alla guarnizione e c'è il rischio appunto che si deteriori. Quindi questi sono i difetti principali. Invece parliamo dei pregi. È comunque una macchina veramente molto piccola, è fantastico il fatto che in soli 20 secondi sia pronta per erogare un caffè, ma vi ricordo sempre, erogate un po' di acqua a vuoto prima di fare un caffè se vi piace il caffè ben caldo. Ha anche un buon sistema, perché il sistema lavazza a modo mio con i suoi 7 grammi permette l'erogazione di un buon caffè, che è sempre una cosa determinante visto che parliamo di macchinette del caffè. Di contro appunto questo fatto è difficile la manutenzione, una macchina piccola per l'utilizzo casalingo, questo si scontra appunto con alcune esigenze di caffè più intensi. Se si fanno tanti caffè di seguito vi si scalderà la pompa, inizierà a uscire a fatica il caffè, quindi dimostrerà tutti i suoi limiti. Quindi una macchina che io assolutamente consiglio a chi fa pochi caffè al giorno, magari appunto chi fa un caffè la mattina e poi esce per andare al lavoro. Una macchina ideale, piccolissima, si trova in tanti colori, quindi starà bene in qualsiasi cucina, e soprattutto costa pochissimo. Parliamo di un prezzo di stime 69 euro, è facilissimo trovarla sui 49, addirittura in alcune offerte sotto costo la troviamo a 39 euro. Quindi è una macchina che sotto il profilo del costo, rapporto qualità-prezzo, mi sento di consigliare perché fa un buon caffè. I contro sono appunto quelli di una macchina piccola destinata all'utilizzo casalingo, ma sono dei limiti e probabilmente a questo prezzo si possono sopportare. Io vi chiedo, se questo video vi è piaciuto, di lasciarmi un like e soprattutto di iscrivervi al canale, perché farò altre recensioni e in base ai commenti, di quello che mi chiederete nei commenti e di cosa mi consiglierete di recensire, seguirò i vostri consigli e farò altri video su quelli che sono i temi che vi piacciono. Quindi vi prego di farmelo sapere nei commenti, e soprattutto un pollice su se il video vi è piaciuto, e iscrivetevi al canale, attivando anche la campanellina che vi avviserà nel caso pubblicherò nuovi video. Con questo vi saluto e alla prossima!